Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno della bilancia o ascendente bilancia, anche luna in bilancia o venere in bilancia. Andiamo a vedere quali sono le energie per te nelle prossime ore e nei prossimi giorni. Questo è un video sempre valido dal momento in cui lo guardi. Allora, partiamo dagli oracoli. Chiediamo agli spiriti e al mio amante mistico di realizzare questa creazione per te. Che energie ci sono da questo momento in poi per te, prossimi giorni? Bilancia. Fiducia e coraggio. Lascia andare i timori, prosegui con determinazione, il risultato è vicino. O stai sentendo una pressione, stai sentendo che qualcosa sta arrivando qualcosa, no? Forse sei stanca o ti senti un po' stanco o hai quella sensazione che qualcosa sta arrivando. E allora quando qualcosa sta arrivando significa stai per ottenere un ottenimento, un risultato, e questo ottenimento, questo risultato ha a che fare a livello profondo con lo scioglimento di certe tue paure e resistenze. Perché l'anima si pone degli obiettivi, no? Sulla realtà fenomenica, la realtà concreta. Ma gli obiettivi che l'anima si propone, che sono quelli che tu vuoi raggiungere in questo, consapevolmente, sono un pretesto per l'anima di farti superare certi attaccamenti e certe paure che grazie al raggiungimento di quell'obiettivo tu superi. Ti dicono di proseguire perché stai per raggiungere questo risultato, un risultato. Che cos'altro energie ci sono per te? Energie dalla natura. Guarda, questa carta mi dice che riprendi fiato, riprendi vigore, riprendi a patto che tu però stia un po' con la natura. Anche un po' di yoga sciamanico, non lo so se tu stai facendo con me il percorso sciamanico, dove entriamo nello stato d'estasi, no? Nello stato d'estasi che è la foresta immaginale, le respirazioni, le posture degli animali, riprendi subito vigore, perché l'abbassamento di energia è perché la mente domina i sensi, quindi domina tutti i cinque sensi, di conseguenza può esserci un abbassamento di energia dovuto a un eccessivo pensare a qualcosa, un eccessivo magari somatizzi anche nel corpo qualcosa e ti dicono vai un po' nella natura e vedi come la luce ti dà proprio vitamina D, ti dà ossigeno, ti dà noi siamo natura e quindi riconnetterci alla nostra grande madre è fondamentale, anche 10 minuti al giorno, ok? Che cos'altro? Quali altre energie ci sono per te? Guarda, unione e armonia, questa è anche un po' la tua carta. Mi dice che presto avrai un incontro, una riappacificazione o la conferma di un legame importante. Nelle prossime ore, nei prossimi giorni, l'energia è quella di un incontro avrai, dove capirai l'importanza che hai per una persona, può essere di qualsiasi tipo, un legame importante, avrai conferma di questo legame importante, ok? Vediamo cosa ci raccontano i tarocchi. Vediamo un po' cosa sta accadendo. Cosa sta accadendo? Vediamo. Energie dei prossimi giorni. Vediamo, mettiamo. Il 9 di bastoni. Vedi, ti vedo un po' stanca, un po' stanco. Come si è combattuto tanto, no? Sei un po' tesa, un po' teso. Il dio cornuto che qui è, non ridete, è l'imperatore. Come se, aspetta, sì, l'eremita. Come se stai combattendo tanto per mantenere una certa stabilità, un certo ordine, far quadrare alcune cose. Re di denari, soprattutto riguardante la tua stabilità, l'economia, cavallo di denari. Guarda, mi stanno raccontando di quanta fatica hai messo, comunque sia un po' di sforzo, impegno, no? Per
per portare avanti il lavoro, le cose pratiche, per mantenere una certa stabilità. Allora, tutto questo ti sta portando a una maestria interiore che ti permette di dire adesso puoi fare le cose con calma, rilassati perché l'economia o la stabilità procede. E qua ci sono anche delle entrate che stavi aspettando, o entrate che stavi aspettando o ehm, una certa stabilità raggiunta che ti permette di essere serena, sereno, mi dicono. Va bene? Il legame importante può essere di natura anche lavorativa o pratica, eh? Sì, la conferma di quel legame importante. Vediamo che cos'altro. Vedo che le cose si stanno muovendo, non hai bisogno di sforzarti. Sono potente perché sono paziente, ricordati il mantra. Vediamo quali sono le energie in transito. 9 di denari. Il 9 di denari è una grande energia che mi parla di realizzazione personale. E sapete quanto amo il 9 di denari? Ti vedo realizzare qualcosa di importante con la tua determinazione, la tua resilienza. Il risultato è vicino, ti diceva questa carta, è proprio nei prossimi giorni. Vedo libertà, autonomia finanziaria, libertà da dipendenze, dipendenze emozionali, dipendenze finanziarie. Ti vedo conseguire questa libertà. Sì, ripresa di vigore, forza e di energia con la vecchia qui e la forza, sotto la saggezza, sono due carte di anziani, grande saggezza. La tua saggezza ti porta a realizzare, o comunque la maestria interiore ti porta a realizzare un'autonomia, qua, finanziaria, economica, re di coppe, ti vedo contenta, proprio contento, regina di bastoni, piena di vigore e piena di forza. Verrai ammirata, anche ho ammirato, all'interno del contesto lavorativo e ti può, vedo anche c'è dell'energia maschile qui, che significa sia il tuo maschile interno che ti porta ad agire secondo una forza ritrovata, perché prendi forza, realizzando un'autosufficienza economica o emotiva. E ci sono anche delle persone qua che ti sostengono, c'è una persona in particolare, come ti dicevo prima, qua avrai conferma di un legame importante, non lo so se nell'ambito amoroso, sentimentale o di amicizia o di supporto. Vedo una persona maschile qui che supporta il tuo magnetismo, ti dà ottimi consigli, vedo una persona che ti infonde forza, coraggio e ti fa sentire quanto tu vali. Ok? Sì. Vediamo ancora. Qua abbiamo avuto una torre, Mm, un crollo, cavallo di coppe e l'otto di denari. Io non lo so cosa è crollato nella tua vita. Il crollo della torre è il crollo sempre di identità che non hanno più senso di esistere, no? Delle situazioni che si basavano su della sabbia, no? Che crolla tutto ciò che non può più supportare l'evoluzione dell'anima e quindi questo può determinare degli eventi anche molto difficili. Però io vedo, questo secondo me l'hai già attraversato, assolutamente l'hai già attraversato, ci sono magari un po' di strascichi di questo crollo, può essere anche un crollo fisico, un crollo psicologico, una situazione che è venuta giù, però doveva venire giù per forza. Perché ti vedo adesso con allora qualcuno qua ti propone qualcosa grazie a questo crollo che ti entusiasmerà. Grazie a questo crollo tu hai lavorato moltissimo su di te, muovendoti con entusiasmo verso ciò che è il lavoro su di te, che ho visto che hai fatto, molto importante, ha portato a generare i frutti che vedrai nei prossimi giorni. Vedo delle ottime motivazioni nell'ambito lavorativo e quando dico lavoro non è soltanto il lavoro stipendiato, è dove metti tua energia. Ti vedo contento con quella maestria artigiana di fare le cose per bene, di entusiasmarti e questo porterà
sta portando i risultati di cui ti ho parlato prima. Verrai notata, ho notato anche all'interno del posto di lavoro, ti fanno molti complimenti, cioè ci sono dei complimenti, degli apprezzamenti che ti verranno fatti, eh? Sì. Vediamo ancora. Può essere anche che una persona ti corteggi nel tuo negozio, nel posto di lavoro. Mm. La signora e il signore sono gli amanti. E il 10 di spade. È successo qualcosa nell'ambito amoroso per alcuni di voi. Qua si spostano anche su un altro aspetto. Allora, è successo qualcosa nell'ambito amoroso, relazionale, sentimentale. C'è stata la fine di qualcosa, o perché qualcuno non sceglieva veramente. C'è stata una fine necessaria, una fine inevitabile, vedo. Un qualcosa di inevitabile, qualcosa si è concluso inevitabilmente per poter dare luogo a qualcosa di meglio nel campo relazionale. Ma non solo nel campo relazionale, però, anche una scelta di lavoro che non sussisteva più nella tua evoluzione, si è chiuso, seppur ha potuto far male, però è proprio questo che ti fa emergere. 5 di denari. Mi parlano di un senso di esclusione, di perdita, o a livello lavorativo o a livello energetico, da quello che è potuto succedere a livello relazionale, no? Per alcuni di voi è una persona che torna, cioè che ti chiede scusa, una persona che si sente sola senza di te, questa esperienza l'ha fatto maturare moltissimo. Qua abbiamo il fante di spade, ci sono delle conversazioni pendenti che stanno per arrivare, ecco perché la carta diceva presto avrai un incontro, una riappacificazione o la conferma di un legame importante, no? Sì. Cosa viene dopo il 5 di denari? Assolutamente l'alto sacerdote. Vedo un discorso molto importante che ti viene fatto a seguito di una sensazione di tristezza avuta da una persona, per un crollo tra di voi o per qualcosa che è accaduto o che non lo so se tra di voi soltanto, è possibile che sia un amico, una persona che ti parla di un crollo che ha avuto e con la tua energia è come se dessi vita a questa persona. Mm, mi spiego, qualcosa è accaduto, però vedo la conferma di un legame importante che segue a un discorso importante, una conversazione importante. Qua c'è l'energia di qualcuno che ha appreso dall'esclusione, dalla penuria, dalla sensazione di sentirsi svuotato, messo da parte dalla vita, no? Sì. Due denari, ritorno l'equilibrio e l'armonia. Ritorno all'equilibrio e l'armonia. Qua ci sono state un po' di tensioni, 5 di spade, un po' le lotte di potere, no? O in qualsiasi tipo di relazione. Però c'è una ripresa energetica di tutto questo. Fammi vedere un po'. Allora, sì, allora, per me il Cavaliere di Denari è, sai che ogni tarologa ha i suoi codici, per me il Cavaliere di Denari è ciò che arriva lento, ma arriva e resta. E quindi è una carta di conferma, di conferma anche economica, anche di stabilità, no? Se stava mettendo un po' più tempo era perché non è un fuoco di paglia questo, che sia nell'ambito lavorativo o relazionale, è qualcosa che resta, no? Quindi io vedo che ci sono proprio accelerazioni su questo, accelerazioni assolutamente. Sì, c'è un'escalation nell'ambito lavorativo e pratico per te. E prendi anche un posto importante a livello lavorativo. Cioè, si chiude una tappa di magari non venivi riconosciuta o riconosciuto nel tuo lavoro, si chiude una tappa di questo tipo e acquisti valore, acquisti potenza, va bene? E questo rimette le cose in equilibrio. Hai dato molto, ma qua c'è una...
Cioè, sei stata molto resiliente o sei stato molto resiliente in merito a questa tua stabilità, a volerlo raggiungere. Questo ti ha permesso di acquisire molta maestria, mi spiego? Per raggiungere questa stabilità, questa realizzazione, doveva esserci un crollo necessario con questa torre. Sì, perché dovevi essere consapevole di quanto valevi, del tuo valore. E grazie a questo crollo l'hai potuto fare. Non lo so se l'hai avuto di recente o nel passato un po' più remoto. Fare vere scelte che dettassero il cuore aperto, no? Sì. Vediamo cosa ti dicono questi oracoli. Festeggiamenti, e infatti festeggerai, vedo qua. Vedo che festeggerai per dei risultati raggiunti, autonomia psicofisica, realizzazione economica o una libertà raggiunta, festeggiamenti vedo, festeggiamenti e anche per la conferma di un legame importante. Ricchezza, che ti ho detto qua, 9 di denari, che per me è proprio la carta della ricchezza, ricchezza e festeggiamenti, cioè proprio riemergi qua, riemergi. Sospiri e stavi sospirando per raggiungere questo, ma questa è la conferma, questa lettura. Vediamo cos'altro ti dicono questi oracoli, gli spiriti a mezzo di questi oracoli. Rivelare il tuo autentico essere. Nel momento in cui permetti che gli altri conoscano il tuo vero essere, tu ti sentirai che ti amano per quello che sei veramente. E tu ti permetterai di mostrarti così come sei e vedrai che la persona, le persone ti apprezzano veramente. Già ti ho detto che ci sono degli apprezzamenti qua importanti, Ti apprezzano per quello che sei, senza fronzoli, senza, ehm, come dire, maschere, va bene? Il devo, no, no, lo splendente essere che sei. E qua infatti vedo che ci saranno molte cose da fare. Molte cose da fare nel lavoro, nella vita privata. È come se riuscissi a mettere in equilibrio lavoro e vita privata, perché c'è un equilibrio di questi aspetti. Però ti vedo molto indaffarata, indaffarato, ma bene, mi spiego. Lascialo nelle mani di Dio, respira tutto e dimenticati del problema, lascialo nelle mani di Dio affinché tu possa incontrare la risposta e la migliore forma di curazione. E allora, qualsiasi problema tu abbia, mettilo quando fai le pratiche, se fai uno yoga sciamanico con me, mettilo nel Lotus Mudra e affida tutte le tue problematiche o quello che pensi siano i tuoi problemi agli dei, no? Nella foresta immaginale. Oppure semplicemente durante il giorno ti senti che ci sono dei problemi o un problema, mettilo nel Lotus Mudra e di a te, a te, a te, affido a te ogni mia preoccupazione. Semplice. Perché è una lettura di grande spessore, mi spiego, non c'è nulla di, cioè, di grande spessore, vedo ricchezza, festeggiamento. Cos'altro ti dicono questi? L'incontro, mi parlano di questo incontro, l'incontro, unione, armonia, abbraccio, fusione, liberazione. Avverrà un incontro bellissimo con qualcuno, avrai la conferma di un legame importante che stavi aspettando probabilmente, ripeto, non solo sul piano amoroso, può essere anche di altra natura, amicale, lavorativo, una persona a cui vuoi bene. E mi confermano questo incontro qui. Io vedo con una grande energia tua che abbraccerai proprio questo momento. Vediamo cos'altro ti dicono queste. Tutto è qui. Abbraccia, e infatti abbraccia la credenza spirituale che tutto già esiste nel qui ed ora. Vivi nel momento presente e godi di quello che hai. Vedo che godrai di quello che hai proprio, perché ciò che hai è tantissimo, mi raccontano qui. Ciò che hai è tanto, te ne renderai conto, quindi è sia un'esortazione per te, sia una conferma di ciò che vivrai con questa predisposizione. Va bene? Quindi, ragazzi miei ragazzi, io non aggiungo nient'altro, ti faccio un grandissimo in bocca al lupo
Noi ci vediamo alla prossima e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua!